Allora, dopo aver letto il titolo in descrizione, voi sicuramente vi aspetterete uno dei miei siparetti demenziali, magari con Ema Kotov che entra in scena, muovendo vorticosamente le mani in aria per scimmiottare qualche pseudo movimento di Kung Fu, vero? Dite la verità. No, assolutamente qui non se ne parla, perché questa volta io sono irremovibile, qui c'è una sensibilità, una dignità da rispettare, quindi assolutamente. Allora, eccoci qua, bentornati. Io sono Ema Kotov, come state? Come va? Tutto bene? Allora, chi mi segue dall'inizio dell'apertura di questo canale sa la mia rinomata passione per il cinema orientale in tutte le sue declinazioni, ma soprattutto ha comunque capito quanto sia per me importante il cinema di arti marziali e quindi di Kung Fu. Quindi mi sono accorto che soprattutto le nuove generazioni scarseggiano nella conoscenza di un certo cinema vecchia scuola e quindi non possono comprendere al meglio le citazioni e i rimandi che fanno i registi moderni. Tendiamo a guardare alcuni film come per esempio quelli di Tarantino, ma ci sfuggono le citazioni, i rimandi, alcuni trucchi che il regista mette in campo e magari rimandano appunto a questi film del passato. Ormai molti hanno capito che non è tutta farina del suo sacco, però sicuramente gli manca il bagaglio culturale per comprendere molti di questi riferimenti. E poi queste pellicole del passato sono ancora molto interessanti dal punto di vista sociale dell'epoca, descrittivo della società del passato, la realizzazione artigianale, veramente artigianale che c'era dietro, la scrittura dei personaggi di un certo tipo, le coreografie, le esasperazioni dei toni che ci fanno ancora divertire, i morti ammazzati a più non posso, insomma tante cose da cui rimanere affascinati. Comunque non volevo annoiarvi troppo, volevo soltanto introdurvi al vastissimo mondo dello studio Shaw Brothers e magari appunto aiutare qualcuno a districarsi tra i tantissimi film che hanno realizzato. Buona visione! Quando pensiamo a registi del genere arti marziali molto influenti come King Hu, Lau Kar-leung, Chan Che, tutti loro sono accomunati da un unico grande studio da cui provengono, gli Shaw Brothers Studio. Fondati nel 1930 dai fratelli Shaw, furono una fucina incredibile di vari talenti, attori, registi, maestranze. Tutti contribuirono alla creazione di circa 1000 film di tutti i generi, musical, fantasy, drammi romantici e molti altri. Ma se c'è un genere prediletto che ha consacrato gli Shaw Brothers nel corso degli anni, è solamente uno, quello delle arti marziali. I fratelli Shaw, infatuati dall'enorme successo del genere Chambara, i film giapponesi di cappa e spada che imperversavano in quegli anni, pensarono di creare un genere tutto loro che mescolasse sapientemente certi aspetti virili e spettacolari dei film giapponesi, la violenza esplicita dei combattimenti, le forti caratterizzazioni dei personaggi e che tutto questo fosse ricollegabile alla grande impronta tradizionale hongkonghese. Il Kung Fu cinese fu fondamentale quindi per forgiare questo genere e le storie ad esso collegate. I ritmi di lavoro erano frenetici e si lavorava praticamente tutti i giorni. Poiché gli stessi attori principali e gli stuntman erano impegnati nelle stesse produzioni giorno dopo giorno, molti di essi dormivano e lavoravano direttamente negli studios e proprio in appositi dormitori organizzati per loro. Altro che 12 ore dentro un magazzino Amazon ad imballare i pacchi dal lunedì alla domenica. E di certo non gli chiedevano il fine settimana libero per andare a ballare. Anche i salari degli show non erano propriamente altissimi, tanto che erano spesso oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, star comprese, e la dirigenza. Ma torniamo ai tre nomi citati all'inizio, King Hu, Lau Kar-leung e Chan Che, probabilmente i registi più rinomati della scuderia Shaw Brothers. King Hu in particolare aveva introdotto le donne come protagoniste indiscusse in questo genere di pellicole e con un film basilare come ad esempio Come Drink With Me. Successivamente verrà consacrato come un vero maestro del cinema wuxia, spostandosi a Taiwan e girando capolavori come Dragon Hin e A Touch of Zen. Io ancora mi chiedo come questi due film, questi due grandi gemme, che sono entrati a gran diritto nella lista dei 100 film di lingua cinese più importanti di tutti i tempi, non siano mai stati rilasciati ancora in Italia, almeno in DVD. Comunque vabbè, lasciamo perdere e andiamo avanti. Il vero spirito, il vero emblema degli Shaw Brothers probabilmente è incarnato dal regista Chan Che. L'amicizia virile, l'eroismo,
la violenza grafica. Chan-Che era amante di tutto questo e sapeva come mostrarlo bene su pellicola. Il suo One Armed Swordsman, con protagonista Jin Wang-yu, è probabilmente uno dei film di vendetta più importanti e ricopiati di sempre, mentre la collaborazione con l'attore Ti Lung, David Chang e il compianto Alexander Fusheng ha dato vita alle pellicole più personali ed interessanti di questo regista. Il vero successo invece arrivò con il clan dei Five Venom, che si forgiò proprio con il film omonimo del 1978 Five Deadly Venoms, e che diede vita a molti film successivi con gli stessi attori coinvolti. La Kwar Leung invece è probabilmente il regista con l'impronta personale più definita. Il suo attaccamento alla tradizione e lo studio quasi maniacale delle arti marziali cinesi contribuirono a rendere i suoi film migliori sotto l'aspetto delle coreografie e dei combattimenti. 36 Chamber of Shaolin, ovvero la 36esima camera dello Shaolin, uscito nel 1978, è uno dei film di arti marziali più conosciuti e celebrati di sempre, anche da gruppi musicali come per esempio il Wu-Tang Clan, che ne ha fatto un vero e proprio manifesto. La sfida più importante per lo studio sopraggiunse con l'avvento della Golden Harvest, lo studio concorrente fondato nel 1970 e che assieme a attori come Bruce Lee e Jackie Chan apportò una forte modernità nei film di Kung Fu, dominando il mercato in quegli anni e contribuendo alla diffusione dei film di Hong Kong in tutto il mondo. Forse anche per questo motivo gli Shaw Brothers cominciarono a rivolgere il loro sguardo verso l'Occidente, iniziando così a coprodurre film di fama internazionale come ad esempio Blade Runner. Sì, esatto, proprio Blade Runner, non ci crederete ma è così. Terminarono la loro attività quasi ufficialmente sul finire degli anni '80 a causa della forte concorrenza che c'era e si dedicarono principalmente alle produzioni televisive, provando poi a produrre nuovamente qualche film in epoca moderna, ma senza quella capacità su vasta scala che avevano agli esordi. Pronto? A quest'ora? Ok, aspetta. Sì, dimenticavo, ho selezionato per voi 6 titoli della Shaw Brothers, i 6 migliori titoli che secondo il mio giudizio dovrete recuperare assolutamente. Vediamoli insieme brevemente, io mi rimetto a dormire. The New One Armed Swordsman, 1971, ovvero la mano sinistra della violenza da noi. Mentre Jin Wang-yu, la star assoluta di quegli anni, nonché protagonista dei primi 2 film della saga diretta da Chan-Che, siglava il divorzio con lo studio per divergenze contrattuali, gli Shaw Brothers si vendicarono rilanciando il suo film più famoso con una nuova star nascente, appunto David Chang. Tralasciando questi aspetti, The New One Armed Swordsman riscrive meravigliosamente la storia epica del nuovo spadaccino monco nella discesa in disgrazia fino alla gloria della vendetta finale. Solo questa scena che vi faccio vedere adesso vale la visione. David Chang nel film uccide circa 170 persone in tutto. E non sto scherzando, c'è proprio un video su YouTube dove un ragazzo si è messo lì e ha contato tutti i morti ammazzati del film. Five Fingers of Death, 1972, ovvero 5 dita di violenza. Definire questo film leggendario è praticamente essere riduttivi. Dopo i film con Bruce Lee è la pellicola che ha più contribuito alla fama dei film di Kung Fu nel mondo. La storia è famosissima ed è stata riproposta in molti film degli anni successivi. Nonostante il tempo trascorso dalla sua uscita, questo film conserva ancora tutto il suo fascino dell'epoca. La bellezza non sta sicuramente nei combattimenti, ma nella forza dei personaggi, nella violenza esplicita e nella leggenda soprattutto che c'è dietro la sua realizzazione e il suo incredibile successo. Se volete avere una visione più completa di quest'opera potete trovare un mio video che ne approfondisce tutte le varie caratteristiche, sempre appunto sul mio canale andando nella sezione review. The Flying Guillotine, 1975, ovvero la ghigliottina volante. Altro titolo fondamentale e abbastanza originale rispetto ai soliti film di Kung Fu a cui siamo abituati, perché questo è un film storico miscelato all'horror e al Kung Fu. Se esista veramente o se sia ispirata a qualche arma della storia, la ghigliottina volante, questo non è dato sapere. Comunque cosa c'è di più figo di un cappello rotante con delle lame che girano vorticosamente e tranciano di netto la testa del povero malcapitato?
Un protagonista poco convenzionale che cerca stranamente di proteggere la sua famiglia invece che il proprio onore, e una valanga di corpi decapitati vi terranno sicuramente incollati allo schermo. The Avenging Eagle 1978. Titolo italiano, ascoltate bene, Gli implacabili colossi del karate. Vabbè, mi imbarazzo solamente a pronunciarlo. Uno dei titoli che mi hanno fatto amare letteralmente questo genere, letteralmente amare, non sto scherzando. Anche se questo regista non è conosciuto come Chanchet, probabilmente ha realizzato uno dei capolavori di questo studio. Una delle coppie più iconiche del genere arti marziali, Ti Lung e il compianto, come dicevo prima, Alexander Fu Sheng, condividono questa storia tipica e dai colpi di scena imprevisti. Ci sono sicuramente più armi che combattimenti a mani nude, ma è tutto splendidamente girato e con uno stile quasi fumettistico. Le atmosfere evocative, i set in stile western, ma soprattutto una storia molto particolare, non priva, come dicevo all'inizio, non priva di colpi di scena, rendono Avenging Eagle imperdibile. Five Elements Ninja 1982. Ok, veniamo a qualcosa adesso di più audace e fuori dagli schemi. Lo storico regista Chanchet ci regala questa follia incredibile, una pellicola che condensa la cultura nipponica del ninjutsu alle arti marziali cinesi. Armi e costumi tra i più bizzarri mai visti, morti e uccisioni di tutti i tipi, sangue a spruzzi. Questo film è un'autentica leggenda per i fan del genere, soprattutto in America, dove viene praticamente venerato da sempre. Se stai cercando qualcosa di molto divertente e di folle allo stesso tempo, allora hai trovato sicuramente il titolo giusto. The Hate Diacrample Fighter 1984. Quasi al tramonto del genere tradizionale, con l'affermazione sempre maggiore della nuova commedia kung fu con Sammo Hung e Jackie Chan, il maestro Lau Kar-leung firma uno degli ultimi capolavori tradizionali, famoso soprattutto per essere stato l'ultimo film con Alexander Fu Sheng tra i protagonisti. The Hate Diacrample Fighter è uno dei film più travagliati e difficili per questo grande regista. A seguito della morte prematura di Fu Sheng, la produzione si fermò e tra varie riscritture della sceneggiatura e un attento montaggio del materiale già girato in precedenza, si riuscì a terminare il film dopo molto tempo dall'inizio delle riprese. Il film è carico di rabbia, epico e coinvolgente, trasmette tutta la fatica di quel periodo della lavorazione così difficile. Il finale poi è completamente esplosivo, lupi di legno, bastoni che staccano denti, colpi a mani nude, è un delirio incredibile, senza dubbio uno dei capolavori del maestro Lau Kar-leung. Eccoci nuovamente qua. Allora vi consiglio di immergervi nel vasto mondo delle produzioni Shaw Brothers, di recuperare qualche titolo che vi ho consigliato e che vi può servire come base di partenza. Un mondo tutto da scoprire dunque, quindi il bello è proprio quello, soprattutto se non avete assistito mai a un loro film, perché sarete proprio come dei bambini al primo giorno di scuola. Anche io non sono mai riuscito tutt'oggi a vederli tutti quanti, quindi come dicevo prima, se non ne avete mai visto uno sarà ancora più interessante, perché tutto ciò che c'è di artigianale dietro questi film vi coinvolgerà ancora di più. Artigianalità nei set, nei grandi set, nei bellissimi costumi, nelle morti più o meno ridicole che vi faranno divertire a crepapelle, o magari appunto nella violenza più e più volte ripetuta, nell'omosessualità latente, forse. Tutto questo è Shaw Brothers e anche molto di più, quindi vi divertirete molto a riscoprire tutto ciò. Soprattutto vi affezionerete ai volti più importanti, ai volti iconici che si susseguiranno nelle varie produzioni, ritrovandoli proprio come se fossero una famiglia, perché Shaw Brothers è questa, una grande famiglia, dove ogni tanto vengono maltrattati alcuni componenti di questa famiglia, però rimane tale, insomma. Allora, non perdete altro tempo, utilizzate questi titoli che vi ho dato come base di partenza, andate proprio come piccoli archeologi alla ricerca dei titoli più rari che potete trovare chiaramente in base alle vostre fonti, DVD esteri e anche altro, non voglio sapere niente, ma tutto pur di reperire le chicche più interessanti del loro vastissimo catalogo. Come ho detto all'inizio, 1000 anche di più sono stati realizzati nella loro produzione in quegli anni. Quindi io vi lascio con una foto di qualche tempo fa che mi vede accanto ad una star, un esponente di questo genere. Magari alcuni di voi l'hanno riconosciuto, io ci sono molto affezionato a questa foto.
Dedico questo video a Lorenzo De Luca, saggista, scrittore e grande esperto di questo genere di film, nonché appunto divulgatore che ci appassiona e ci ha sempre appassionato di più negli anni. Noi ci rivediamo al prossimo video, ciao ciao!